Amici di Moto.it, oggi proviamo l'ultima maxi enduro che ci mancava, la Ducati Multistrada 1200 Enduro, e per farlo bene la mettiamo in confronto con la KTM 1290 Super Adventure provata dal Gix. Quindi casco in testa ben allacciato, luci accese e andiamo a provarla. Alt, fermi tutti, stoppa, come andiamo a provarla? Prudenza, senza prudenza la prova non si può fare. Questa volta ci sono anch'io, ci dividiamo 2 moto in 3, litighiamo. Ciao! 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 Adesso vi raccontiamo come sono andate queste moto a partire dalla città insieme a Nico e Gix. Va detto innanzitutto che sono moto importanti come dimensioni, infatti stiamo parlando delle maxi della gamma enduro delle rispettive case. Vediamo che ad esempio la Ducati, la Multistrada, ha questo serbatoione da 30 litri, come anche la KTM. Questo comporta ovviamente delle dimensioni importanti da gestire anche nel traffico, e a maggior ragione se si hanno le borse montate, in questo caso le valigie in alluminio della Touratech. Sì, certo, però il problema maggiore che ha in città, secondo me, voi ve ne occupate poco perché siete alti, ma io che sono piccoletto, l'altezza da terra. Queste moto, è chiaro, sono altissime, non sono per tutti. Uno come me è un po' a disagio. Anche solo per tirare dentro la stampella laterale e partire non è facilissimo. Sì, infatti della Ducati possiamo dire che Nico ha 3 selle, 850, Sì. 870, 890 mm, quindi il cliente può scegliere l'altezza più adatta alla sua di altezza, però richiedono comunque molta attenzione perché il livello è alto e i pesi, se il serbatoio è pieno, sono importanti. Questo vale anche per la tua KTM, Gix? Sì, allora, qui in questo caso la sella è alta 860 mm, si può anche regolare in altezza per 15 mm, quindi c'è una seconda posizione per permette di alzarla ancora un pochino. Alzarla? Alzarla addirittura. Abbassarla no. No, c'è la possibilità di avere una sella più bassa se proprio ne hai bisogno. Comunque è vero, queste sono moto di cavallo molto alto, d'altra parte sospensione è un'escursione lunga e quindi è inevitabile. E a proposito di sospensioni va detto che in città tutte e due, possiamo dirlo, vanno molto bene perché con le sospensioni semi-attive, quindi la parte idraulica viene gestita dalla centrina elettronica, vanno molto bene sul pavé, sullo sconnesso, il funzionamento è ottimale. La cosa che ci hanno chiesto in tanti lettori invece riguarda il riscaldamento di questi motori. Sono motoroni da 160 cavalli entrambi, quindi tanta potenza spesso comporta anche tanto calore. Ma allora devo dire, quando fa caldo, si è incolonnati, ci si ferma ai semafori, beh, questi motori scaldano, inutile negarlo. Direi che KTM genera un calore abbastanza diffuso, forse colpisce un pochino più le gambe, però diciamo, non è concentrato in zone particolari. Anche la Multistrada, col fatto che ha il serbatoio che scende di più, permette una minore circolazione dell'aria e secondo me la parte alta scalda ancora un pochino in più. Infatti facciamo vedere una cosa in modo più chiaro possibile. La zona più calda della KTM è questa, infatti vediamo il collettore del cilindro posteriore che comunque è schermato molto bene, quindi rispetto a 1190-1050 c'è meno calore, ma in questa zona il motore scalda. Oggi c'erano dai 25 ai 29 gradi, però il cielo è coperto quindi non è caldissima. Mentre sulla Ducati la zona che diventa più calda è questa, tra il serbatoio e il telaio. Il serbatoio rimane fresco perché è in materiale plastico, nella zona dei piedi non c'è tanto calore, mentre in questa zona si sente l'aria calda uscire. Comunque, fino ai 30 gradi di oggi, neanche 30 gradi, 29, la situazione era sopportabile. A livello di guida cittadina, ma anche extraurbana, vorrei sapere dal nostro passeggero speciale di oggi, Nico, come si comportano le moto. Quando mi sono seduto dietro, parto da qui. Ho trovato che la KTM ha meno sella. Sembra in realtà la porzione della sella che sia abbondante, ma poi alla fine dei conti invece devi sedere un po' indietro per non divaricare troppo le gambe sulla schiena del pilota, e finisce che qui già l'imbottitura cede e ti porta indietro. E poi comunque gli appigli, e questo vale anche per la Ducati, sono troppo avanti e quindi non sei stabile, il passeggero non è così stabile. Naturalmente il problema più grosso è salirci e scenderci da queste moto, soprattutto con le valigie. Lì bisogna che chi guida abbia degli appoggi molto validi, perché bisogna purtroppo salire come fanno le ragazze e sormontare, insomma, che non è la cosa più semplice del mondo. Sì, diciamo che in città le valigie solitamente non si usano e quindi anche perché si è meno ingombranti. In questo caso parliamo di 960 mm di larghezza per esempio, quindi parecchio di più del manubrio. Sì, la Ducati è appena più stretta, però ci vuole veramente tanta attenzione nel traffico. E nel traffico chiudiamo il capitolo cittadino col trattamento dei motori, il trattamento ai bassi regimi che è molto importante con queste cubature. Infatti si parla di un 1290 o un 1200 cc, quindi motori grossi, bicilindrici,
sono famosi, Nico, perché di solito a bassi regimi strappano un po', invece la Ducati, partiamo da lei, col DVT ha fatto un salto in avanti bestiale, non ricorda più neanche il vecchio motore. Certo, è proprio così, e sorprendentemente però il KTM è anche meglio. Sì, sono entrambi molto regolari in basso. Da questo punto di vista c'è la possibilità fluida di riprendere da sotto, KTM secondo me ha un piccolo vantaggio. Gix? Allora, se si esclude la sesta marcia, che è un pochino lunga, è proprio una vera overdrive, in tutti gli altri rapporti si può riprendere da 2500 giri, certo non bisogna spalancare di colpo, ma questo lo sappiamo. Dopodiché c'è veramente una coppia molto sostenuta e fino ai 5000 giri è sicuramente superiore a multistrada, questa almeno è la sensazione che si ha guidando. Infatti, ma l'abbiamo visto anche al banco, ma adesso stiamo andando oltre la parte cittadina, andiamo a vedere come vanno nel misto e vi diciamo lì come scatenano i cavalli poi dopo i 5000 giri. Siete d'accordo? Scateniamo i cavalli, perfetto! Siete partiti un po' a bomba, ragazzi, un po' troppo forte. Prudenza, l'avevo detto fin dall'inizio. Comunque, sono moto con cui ci si diverte davvero, cioè su questo tipo di percorsi, curve, frenate, pieghe, sono delle gran moto. Incredibile pensare, e questo come discorso generale, che con sospensioni così lunghe e così abbondanti ci sia invece tanto rigore, no? Per tutte e due, perché sono a un ottimo livello. Perfetto? Infatti Nico, pensa che questa motona qua si è presa il cerchio davanti a raggi da 19 pollici al posto della multistrada sportiva da 17 e non ha perso niente del suo carattere sportivo, anzi cannotto di sterzo più aperto, di 1 grado, forcellone diverso, insomma è una moto proprio diversa, è una maxi enduro, non è più una crossover, ma sul misto è veramente piacevole, soprattutto se impostata col suo riding mode specifico definito sport, che cambia proprio il settaggio delle sospensioni semiattive, del motore, dell'anti-wheeling, insomma questa moto nel misto è veramente piacevole. Io l'ho trovata addirittura superiore per quanto riguarda l'inserimento in curva e anche l'handling, sarà merito forse anche delle Pirelli Scorpion 2, però la Ducati ha veramente tanto grip e permette di essere corretta anche a centro curva in maniera molto precisa. E se anche trovi l'asfalto un po' rovinato, la Valtrebbia adesso l'hai visto, è conciata da schifo, questa moto va veramente bene, sopporta anche le buche. Questo Gix vale anche per KTM, c'è la capacità di assorbire tutte queste irregolarità, freni, smottamenti, ormai ce n'è tanti, veramente si viaggia su un'altra dimensione a livello di sospensioni, anche con KTM. Certo, perché al di là del dire le schede tecniche, quanti ritmi ci sono, le possibilità di regolare, di fatto però funzionano. E la cosa che ci ha stupito in maniera molto positiva è come quando si arriva su queste brutte giunture dell'asfalto, buche, ci si arriva magari un pochino allegramente, eppure la forcella copia molto bene, la sospensione posteriore rimane sempre attaccata all'asfalto, complici poi l'inerziale che quindi aiuta anche contro le trazioni, si guida con una sicurezza veramente notevole. Non lo si direbbe considerando l'altezza delle moto e anche i pesi, perché poi comunque torno un pochino indietro all'inserimento in curva. Allora io mi sono trovato molto bene con la K, ha un'impostazione più d'enduro stradale, no? Quindi guida più alta ancora rispetto a quella. Di fatto, come poi scendi e prendi in mano la multistrada è molto più maneggevole, questo è verissimo, hai perfettamente ragione, è molto più neutra, molto più immediata a stringere la corda, con questa si sta un pochino più larghi, bisogna stare un pochino, anticipare meglio la traiettoria. Solo considerazioni, scusa, che valgono, se scendi da una moto, salti sull'altra, vedi subito differenze notevoli, poi penso che chiunque invece salta su questa moto e la trova comunque facile da inserire perché ha un bel inserimento, non è così pronta, però è stabile, è rigorosa anche lei e forse è meno bilanciata sulle sospensioni, cioè anche sulla taratura sport mi sembra che Ducati abbia un po' più di vantaggio sul rigore della risposta. Tu cosa dici? Sì, sono d'accordo, la taratura di sospensione Ducati è molto più fine nel controllo, KTM mi è piaciuta molto nella parte comfort, quindi capacità di assorbimento, però tende a muoversi un pochino davanti quando invece multistrada è più ferma. Sì, Nico l'ha detta giusta, perché ha detto che il comportamento della Super Adventure è più il tipico comportamento da maxi enduro, quindi più rigorosa nel cambiare direzione, nello scendere in piega, mentre la multistrada accetta veramente cambi di direzione, correzioni a centro curva in modo semplicissimo. E una cosa che va detta di queste due moto è che, vedete, il serbatoione è enorme, grande, manubrio largo, ma la posizione in sella è completamente diversa. Nella multistrada il pilota è inserito e vedete ha il serbatoio molto alto davanti a sé, ma tra le ginocchia questa moto è stretta almeno come la multistrada standard, mentre la KTM la spiega il Gix.
Sì, la KTM sì, è più larga, allora direi che la KTM è più adatta a piloti alti, senz'altro, perché si può arretrare maggiormente, la relazione col manubrio è più corretta, lì ci si sente un pochino più incassati, quindi direi che è adatta a piloti di media altezza, diciamo, non molto alti. A me il fatto che sia più largo il serbatoio non dà particolarmente fastidio, perché comunque per il resto al retro mi ci trovo bene. È vero che KTM ha dalla sua la possibilità di regolare l'altezza della sella, regolare la posizione del pedane su 2 altezze diverse e anche di spostare i riser e quindi per 10 mm in avanti o indietro regolare il manubrio, quindi questo è un piccolo aggiustamento che si può fare. Aggiungo che, come dici giustamente Gix, per me che sono piccolo quella posizione è perfetta. Qui sopra mi sono trovato comunque bene perché mi sposto, mi muovo anche più liberamente, però ho trovato la sella più dura e un po' di fastidio me l'ha dato. Passiamo adesso ai motori delle belve, tutte e due 160 cavalli, ma caro Nico, tu non l'hai ancora visto, il tanchetto l'hai messo al banco, abbiamo trovato una potenza molto simile alla ruota. Una bestia, le mette tutte sul banco e vede la potenza reale. Adesso la vedete in sovraimpressione, la potenza effettiva, però quello che cambia è come viene erogata, perché i 160 cavalli della KTM arrivano 1000 giri meno rispetto ai 160 della Ducati Multistrada, che quindi ha anche la coppia ovviamente spostata qui in alto. C'è naturalmente la conferma della strada, perché è vero che quel motore è un po' più dolce sotto, cioè è capace di riprendere fluido dai 1800 giri e magari il KTM invece gli servono 200-300 giri in più, però poi dai 2-2.5 in poi la K risponde veramente in un modo diverso, cioè quella lì è un po' più pigra e insomma questa è più appassionante quando vieni fuori dalle curve. È verissimo, in uscita di curva la KTM proprio prende e va, ha una spinta imperiosa. La Ducati arriva dopo, poi ha un allungo un po' superiore, però sicuramente come prontezza perde rispetto a KTM un pochino, quei 1000 giri di cui parlavamo poi prima. L'allungo c'è però. Sì, l'estensione di utilizzo è superiore per multistrada, bisogna anche ricordare che questo è 1301 di cilindrata, quindi c'è anche un pochino di vantaggio di cubatura e questo serve. La coppia di questo motore è spostata più in basso, come ricordavi tu, e si nota una grande differenza proprio tra i 2500 e i 5000 giri, proprio notevolissimo quando si riprende da quel punto. Oltre sono molto simili invece i motori. Dopo il motore passiamo al cambio, perché i cambi hanno tutti e due 6 rapporti, hanno la sesta stranamente anche molto simile, perché siamo a circa 4700 giri indicati a 130 orari indicati e il cambio funziona bene. Purtroppo nessuna delle due ha il cambio con l'assistenza elettronica, che è ad esempio disponibile sulla solita BMW GS, visto che bisogna sempre citarla quando si prova una Max Enduro. Manca questa assistenza, però il cambio va bene, mi sono trovato benissimo con tutti. Nessun problema. Cambi perfetti, inserimenti molto buoni, rapportature corrette, quindi direi che non si sente la necessità di un cambio assistito. Però la frizione ha un carico abbastanza basso nel caso di KTM, non mi ricordo la tua multi. Anche la multi di carico basso. No, ma diciamo che sono cambi che puoi usare esattamente come su una moto sportiva, cioè sono perfettamente adeguati ai livelli di potenza e di prestazioni, assolutamente. Si tratta Poca sempre corsa, precisione, c'è tutto. Certo, trasmissioni che derivano da motori nati per utilizzo sportivo, quindi ne beneficiano. Ci manca un aspetto, la frenata. Beh, frenate adesso sono analoghe come impostazioni, come impianti, siamo lì. Io non ho notato delle grandi differenze, però sono un po' rozzo certe volte. Voi? Ma forse c'è un attacco un pochino più pronto sulla multistrada. Nella guida sportiva è pronto come uno lo vorrebbe, l'attacchi e lei frena veramente con tanta resistenza e modulabilità. Nel traffico, quando magari ti distrai perché vedi qualcosa nel traffico dalla pinzatina, è un po' brusco, ma appena. Sì, è vero, hai ragione, è che appunto me lo aspetto da Ducati perché fa parte un po' del DNA. Sarebbe strano non averlo. Sì, sarebbe strano non averlo. Tanto divertimento e super prestazioni, ma anche una sicurezza eccezionale, perché entrambe le moto hanno il controllo di trazione e soprattutto il controllo di stabilità in frenata della Bosch. E soprattutto una piattaforma inerziale, quindi sono in grado di avere cornering ABS, il controllo di trazione funziona anche in curva, quindi danno una sicurezza veramente notevole. Anche perché parliamo di moto che hanno 160 cavalli, che arrivano con impegno carburante intorno ai 250 kg, alti sulle sospensioni, quindi insomma non sono facili da tenere a bada, per cui senza elettronica sarebbe veramente impossibile guidarle su ritmi sportivi. Poi appunto sospensioni semiattive che abbiamo detto, acceleratore ride by wire. Nico, qua di elettronica ce n'è tanta, ma va bene. Sì, è una dotazione enorme che magari qualcuno viene spaventato da tutto, però in realtà poi a parte la possibilità, poi lo vedremo insieme, di intervenire, anche pasticciare, modificare le tarature,
però non sono mai troppo invasivi, cioè sono tutti sistemi che lavorano veramente bene, tenendosi in maniera discreta fuori dal gioco se non sei impiccato e non fai numeri da circo. Anzi, quando vai non li senti neanche. Non li senti nemmeno. E l'aspetto positivo è questo, che non si sente che intervengono, questa è la cosa più bella. Se non le spie quando contro le trazione entra, insomma, ma direi che... O quando cerchi di impennare sempre in città, Gix? No, tu impenni con questo. Ragazzi, qualche volta in autostrada tocca andarci, peccato, perché è il peggio che si possa, però insomma alla fine queste due moto sono delle belle viaggiatrici. Confronti possibili, cominciamo da Gix, KTM? Allora, KTM mi piace molto per la protezione aerodinamica, perché comunque ripara molto bene il casco, lascia scoperte solamente le braccia, spalle e casco sono coperte alla perfezione, quindi il riparo c'è, le vibrazioni sono scarse, si sentono sopra i 7000 giri, quindi si parla già di velocità importanti, per cui direi che dal punto di vista del comfort il viaggio è assolutamente da farsi. Ah sì, dal punto di vista del comfort tutte e due si viaggia da pascià, certamente, però ci sono differenze sulla velocità, sulla stabilità, vediamo. Sì, passiamo alla Ducati. La Ducati anche lei ha vibrazioni molto ridotte e il cupolino ripara un po' meno rispetto a quello della KTM, si regola anche lui senza attrezzi e nella posizione rialzata protegge comunque bene. E c'è da dire una cosa, disturba molto poco il pilota, piloti di medio-alta altezza intorno al 1,80 m, 1,85 m, perché non arriva mai nella fascia proprio di vista del pilota, quindi per questo aspetto è preferibile a quello della KTM. La differenza che si nota maggiormente in autostrada riguarda la stabilità, perché con la Ducati si riesce ad andare a velocità superiori a quelle del codice, con le borse montate, con un avantreno abbastanza stabile. Ovviamente sono moto da viaggio a manubrio alto, quindi non sono fatte per correre ad altissime velocità. Ad esempio Ducati raccomanda di non superare i 180 orari con le borse montate, mentre KTM indica i 150 orari. Esatto. Diciamo che a queste velocità la Ducati ha una stabilità sensibilmente migliore rispetto alla KTM. Comunque velocità che non si possono tenere in autostrada. Non perlomeno in Italia non si possono tenere. In più aggiungo l'ultima cosa, poi passiamo al fuoristrada, che l'autonomia con questi serbatoioni è esagerata, perché abbiamo 30 litri e sono motori che non consumano tanto. Si avvicinano a medie reali comprese tra i 18 e i 20 km con un litro, quindi di strada hai voglia farne. Giusto, bravo, perfect. Fuoristrada? Dai! Avete visto alla fascia del nome enduro, ovviamente ve l'ho detto anche in Sardegna, non è una moto da enduro specialistica, però la multistrada ha un setting di sospensioni, geometria del telaio che la rende adatta anche a divertirsi su questi percorsi non troppo impegnativi. Ovviamente non fateci enduro perché vale anche un sacco di soldi, è fatta per viaggiare, ma ha un'indole fuoristradistica quando vi troverete ad affrontare percorsi off-road davvero inaspettata, promossa in fuoristrada. Ma adesso, caro Nico, voglio vedere se anche la KTM con un nome così importante fuoristrada ci va davvero forte anche con una Super Adventure da 250 kg. La KTM è stata una sorpresa per molti versi, perché l'ergonomia in sella in piedi è ottima, nel senso che quando si guida in piedi questa parte è bella stretta. Il motore è molto ben gestibile grazie alla mappatura off-road e al poter gestire l'ABS e le sospensioni proprio per la guida fuoristrada. La parte che dà meno feeling è invece l'avantreno, ma di questo non mi sento di imputare la colpa alla ciclistica della KTM, perché anche la 1190 in fuoristrada va molto bene. Più che altro la gommatura Continental su questo brecciolino bagnato denuncia qualche limite rispetto alla più performante Pirelli Scorpion di cui è equipaggiata invece la Ducati. Quindi off-road, piccolo vantaggio per la Ducati. Gix, adesso Nico non c'è più e raccontiamo ai nostri amici di Moto.it come sono fatte, quanto costano e la dotazione di queste motone. Parto io subito a bomba con la Ducati. La Ducati Multistrada Enduro è l'ammiraglia della gamma multistrada e lo dice anche il prezzo. Questa versione rossa costa infatti la bellezza di 20.990 euro, quindi prezzo top ma anche una dotazione top. Vediamo la strumentazione TFT derivata dalla Panigale.
comandi elettrici, retroilluminati, c'è il cruise control, poi abbiamo le manopole riscaldate che fanno parte del Touring Pack, insieme a questo borsello sul manubrio e alle valigione in alluminio fornite dalla Touratech. Quindi una moto che ha tutto, perché poi ricordiamo che ha le sospensioni semiattive, il cornering ABS, il controllo di trazione, l'anti-wheeling, c'è veramente tutto sulla multistrada. E di serie per la prima volta troviamo anche l'assistenza alla frenata in discesa. Questo vuol dire che sulle salite ripide basta tirare la leva del freno davanti per bloccare la moto per qualche secondo, il tempo necessario per ripartire rilasciando i freni. Quindi è un aiuto molto importante perché si poggiano entrambi i piedi a terra con moto così grosse e pesanti. La KTM costa 18.640 euro, così come la vedete. Le borse invece sono degli optional e costano 995 euro. A questo punto racconta anche quanto costa invece la coppia di borse Ducati. Quindi il kit Touring Ducati costa 1.707 euro. Torniamo a KTM, quindi la regina della serie Adventure. Di serie ci sono in questo caso le manopole riscaldabili, il cavalletto centrale, selle riscaldabili, il passeggero ha anche la possibilità di regolarsi la temperatura in maniera autonoma, c'è il cruise control e anche qua abbiamo piattaforma inerziale, come ricordavi tu prima Andrea, cornering ABS, controllo di trazione, integrato le mappe che sono 4, come anche quelle di multistrada. La strumentazione questa è un pochino più tradizionale, quindi si compone di un contagiri analogico, molto visibile, che a me piace molto perché riesco a leggerlo in maniera più nitida rispetto alle barre che si vedono sulla multistrada, e due display digitali. In quello di sinistra c'è tutta la possibilità appunto di entrare nei vari menu, che sono tanti, come vedete si parte dai favoriti. Queste sono le 4 modalità di guida: Sport, Street, Rain e Off-Road. Vediamo anche i riding mode della Ducati adesso. Si manovrano con questo tasto, le frecce su e giù servono a regolare i dati dei trip a 2 trip, mentre schiacciando menu Enter si entra nei riding mode. Vedete, Sport, Touring, Urban, Enduro. I primi due hanno 160 cavalli, eccoli qua, Urban ed Enduro 100 cavalli. Costano un sacco ma sono anche fatte molto bene, in particolare GX, la Ducati, ha finiture mi sembra veramente buone, sia a livello di materiali plastici che di metallo, motore, cerchi e tutta la componentistica, quindi sospensioni, pneumatici, blocchetti elettrici, c'è tanta qualità come anche sulla KTM. Tu cosa ne pensi? Sì, direi che la differenza proprio di finitura, di qualità percepita dà un vantaggio a multistrada, che peraltro costa di più, quindi è anche giusto che abbia qualche vantaggio nelle finiture. Se guardiamo la parte delle verniciature a serbatoio, le parti in plastica del cupolino sono più curate sulla multistrada. Una cosa che invece mi piace di KTM è l'aggancio delle borse, che ricordiamo sono sì un optional, si sganciano in maniera estremamente rapida e gli attacchi rimangono ben celati. Ducati ha uno sgancio molto semplice, eccoci qua, si alza questa leva, si tirano verso il basso e via. Rimane il telaglietto a vista, ma questa è anche la classica valigia Touratech da viaggiatore tedesco che privilegia la funzionalità rispetto all'estetica, però bisogna dire che sono molto pratiche. Adesso guarda come si rimettono, si aggancia qui, opla, e poi va ovviamente chiusa con la chiave, se no cascano giù per terra. Vi faccio vedere anche come è comoda la maniglia per aprirla. Si alza questa parte, si solleva e la capienza è ottimale. Questa è la valigia senza lo scarico, quindi lato sinistro ci sta un casco integrale, poi vedete c'è un fusaglio, un paio di scarpe, pantaloni, ma la borsa è molto grande. Sulla valigia destra un casco integrale non ci sta, ma la capienza è comunque notevole e simile a quella della KTM che vi mostra adesso GX. Sì, oltre 40 litri per la valigia più grande di KTM, e anche qua in questo caso l'integrale che abbiamo qui di scorta, vedete, ci sta in maniera molto abbondante, c'è molto spazio ancora per altre cose, quindi direi che questo è veramente capiente. Il lato scarico è invece più piccolo, sono 10 litri di meno. Allora, se permettete, chiudiamo come è giusto chiudere, e cioè casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre!